Ciao, sono Valeria Franco e questa è una serie di video dedicata al Maladaptive Daydreaming. Oggi parliamo dello studio in relazione al Maladaptive Daydreaming. Sappiamo che lo studio è uno degli argomenti più difficili, una delle attività più problematiche da affrontare per chi soffre di fantasia compulsiva. E questo perché quando ci si mette a studiare le pagine praticamente scompaiono davanti ai nostri occhi e al loro posto compaiono le nostre fantasie, i nostri film interiori. Come abbiamo sottolineato in altri video, non si tratta di normale incapacità di concentrazione o di altri problemi come il deficit di attenzione, ma proprio dell'interferenza delle fantasie con la nostra capacità di stare lì e studiare. Ho notato che il problema diventa più sentito quando si passa dalle superiori all'università. Questo perché mentre quando siamo alle superiori qualcuno dall'esterno decide il nostro ritmo di studio, all'università ci troviamo a dover gestire da soli il tempo e a portare ad un unico esame interi libri da studiare. Ad ogni modo, sia in un caso che nell'altro, possono esserci delle tecniche che ci aiutano ad affrontare lo studio. Vediamole. La prima e la più importante cosa da fare è farsi una tabella di marcia, gestire il proprio tempo. È importante spezzettare qualcosa di grande come appunto il programma di un esame universitario in tanti piccoli step, dandoci degli obiettivi magari settimanali o mensili, assegnando ad esempio un certo numero di capitoli ad ogni settimana e così via. Ricordate di inserire in questa tabella di marcia anche il tempo per il ripasso delle cose studiate nel periodo immediatamente precedente, per contrastare la cosiddetta curva dell'oblio. Molti studenti col Maladaptive Daydreaming hanno trovato utile la tecnica del pomodoro, ovvero suddividere il proprio tempo intervallandolo con delle pause. Solitamente si consiglia di studiare 25 minuti e poi prendere 5 minuti di pausa, poi altri 25 minuti ed altri 5 di pausa. Dopo 4 cicli ci sta una pausa più lunga di circa un quarto d'ora. Evitate di studiare da soli se sapete che quando vi trovate soli non riuscite a gestire le vostre fantasie. Preferite piuttosto le biblioteche, le aule studio o magari organizzatevi con dei compagni di corso o di classe. Lo sappiamo benissimo che si può fantasticare anche in presenza di altre persone e nessuno se ne accorgerebbe. Ma sicuramente avere persone intorno rende un pochino più difficile la vita ai sogni. La presenza delle altre persone può essere sfruttata in modo anche più incisivo. Per esempio, se avete qualcuno di fiducia, potete chiedere di tenervi sotto controllo. L'ideale sarebbe avere qualcuno che conosca il vostro problema e sappia di che cosa state parlando, ma anche nel caso in cui non vi sentiate di parlare apertamente del Maladaptive Daydreaming, può essere utile avere qualcuno a cui rendere conto dei vostri progressi. So che questa è una cosa che può spaventare, ma dovete rendervi conto che se voi stessi non avete il controllo, può essere molto utile darlo a qualcun altro. Se fate parte delle nostre community online sul Maladaptive Daydreaming, potete trovare un altro studente all'interno di queste community e lavorare in team. Potreste per esempio mettervi d'accordo di scrivervi un messaggio una volta all'ora per controllarvi reciprocamente. Se studiate a casa, create un angolo accogliente con molta luce nel quale vi venga davvero voglia di stare. Non studiate a letto. Il vostro cervello associa il letto a riposo, quindi non sarete mai concentrati. A letto potete fare al massimo un ripasso serale prima di dormire, ma non di più. Queste chiudetele in un cassetto a chiave e buttate via la chiave. E voi sapete perché. Potete anche darle a quella persona di fiducia di cui parlavamo poco fa. Qualunque cosa vi possa innescare le fantasie deve essere eliminata. È inutile fare fatica per resistere alle tentazioni. Cercate di eliminare le tentazioni. Nonostante tutti questi accorgimenti, so benissimo che può essere molto difficile rinunciare per un periodo lungo al Maladaptive Daydreaming. Può essere un'idea dedicare un certo momento del giorno o della settimana a dare libero sfogo a questa compulsione. Ma deve essere davvero poco tempo, quasi un premio che vi siete conquistati. E a proposito di premi, gratificatevi se avete fatto un bel lavoro per una settimana intera e fate qualcosa per voi che vi faccia stare veramente bene e che non sia fantasticare. Tutto questo che vi ho detto è utile per impostare un buon ritmo di studio in generale, ma cosa fare quando la scadenza si avvicina?
Questi sono i momenti che creano più ansia in assoluto. E non fraintendete, l'ansia è normale in questi casi, in piccole dosi ci aiuta e ci motiva a fare bene. Quello che invece non ci aiuta è un'ansia spropositata, perché porta via energia mentale e quell'energia vi serve. E poi sappiamo bene che l'ansia e lo stress aumentano il desiderio di fantasticare e quindi vi fanno precipitare in un loop, in un circolo vizioso per il quale più siete stressati e più fantasticate. E più fantasticate, meno studiate, creando ulteriore stress e ancora più ansia. A quel punto magari qualcuno può essere tentato di dire basta, adesso studio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fino a che arrivo alla fatidica data dell'esame. Ma fate attenzione perché in questo modo si rischia di andare in burnout, cioè di esaurire completamente le proprie energie. Ricordate che quando la data si avvicina, il grosso del lavoro l'avete già fatto o dovreste averlo già fatto. Dovete evitare di arrivare all'esame completamente privi di energia e stressati, perché per affrontarlo vi servirà concentrazione e freschezza mentale. Avete presente quando avete la batteria del cellulare a terra ma il telefono vi serve e quindi lo caricate per 10 minuti e poi lo usate, lo scaricate di nuovo e lo caricate ancora un pochino? Non fate la stessa cosa con il vostro cervello. Tentare di studiare con le ultime riserve di energia, non farcela per tanto fantasticare, poi sentirsi in colpa, ritentare di studiare e così via, non vi serve a nulla. È meglio fare delle pause vere e autorizzate, per così dire. Cioè autorizzatevi a prendervi delle ore o eventualmente, se avete abbastanza tempo, anche una giornata per staccare completamente la testa e ricaricare le pile e poi riprendere lo studio o il ripasso. Queste pause vi sembrano inutili, ma permettono al cervello di respirare e di lavorare in background per voi, cioè di connettere da solo le idee e di rielaborare ciò che ha già imparato. Ripeto, è importante arrivare all'esame non solo con le nozioni, ma anche con la mente fresca e concentrata. Penso che queste linee guida vi possano essere utili. Se avete altri suggerimenti che vorreste condividere con altri studenti Maladaptive Daydreamers, fatemelo sapere e scriveteli nei commenti a questo video. Sbarazzatevi dei sogni e vivete!